Come detto, anche se non si sa cosa abbia fatto fino all'armistizio, possiamo però pensare che, appartenendo Raimondo alla classe del 1922, avrebbe dovuto essere già in servizio nel 1941, quando aveva 19 anni. Come abbiamo già visto nella prima parte, proprio a Rovereto, dove Vianello si arruolerà poi volontario nei bersaglieri della RSI, avvengono dei cruenti combattimenti fra i bersaglieri del Regio Esercito e truppe tedesche. All'annuncio dell'armistizio, infatti, i tedeschi intimano la resa ai bersaglieri del 120° Reggimento di Marcia, il primo reparto in cui risulta essere arruolato Vianello. Ne seguono degli scontri che provocano diverse vittime da entrambe le parti. E qui arriva il primo mistero. Dunque, dove si trovava Vianello quando ci furono quei combattimenti? E fu egli stesso coinvolto in questi scontri? Secondo i diari storici del reggimento, alcune sue unità si trovano impegnate in servizi altrove. Questo potrebbe spiegare il suo mancato coinvolgimento in questi cruenti scontri. Nella situazione storica che seguì l'armistizio dell'8 settembre 1943, un giovane aveva solo 3 alternative: arrendersi ai tedeschi ed essere deportato in Germania, scappare in montagna e unirsi ai partigiani, o arruolarsi nell'esercito della RSI e continuare la guerra a fianco dei tedeschi. Vianello sceglie la terza opzione e si arruola volontario nei bersaglieri come sottufficiale, altro elemento che fa pensare ad un suo servizio precedente all'armistizio, in cui si è guadagnato i gradi. Con la nascita ufficiale dell'Esercito Nazionale Repubblicano, il 120° Reggimento viene incorporato nell'8° Reggimento, ricostituito dopo il suo scioglimento in Tunisia. Il primo battaglione, inizialmente denominato Battaglione Volontario Waffen-SS, assume la denominazione definitiva di Primo Battaglione Volontario Mussolini e viene schierato alla frontiera Giulia. A Verona vengono poi formati il secondo battaglione Goffredo Mameli ed il terzo battaglione Enrico Toti. Il raggruppamento assume quindi il nome di Reggimento Bersaglieri Volontari Luciano Manara. Non sappiamo a quale battaglione appartiene Vianello, se è inquadrato nel Mameli, che combatte contro gli alleati sul fronte sud, o se è inquadrato nel Enrico Toti o nel Mussolini, che combattono contro i partigiani di Tito che insidiano le frontiere orientali. Come anticipato nella prima parte, è proprio qui che il mistero si infittisce. Eh sì, perché salta fuori un tesserino con tanto di foto che attesta il servizio di Vianello come niente po' di meno che ispettore organizzativo di compagnia nella brigata partigiana Stella Rossa Lupo, con il grado di sottotenente. Il tutto dal 24 aprile 1944 fino alla liberazione. In un articolo pubblicato dall'Associazione Novecento di Pistoia si riporta la testimonianza di un certo Renato Novelli, il quale dice di ricordare con precisione i momenti della sua vita partigiana con Vianello e si vanta inoltre di avergli salvato la vita. Quel 5 ottobre all'alba, racconta, ci accorgemmo di essere accerchiati dai tedeschi. Io con un piccolo gruppo mi trovavo su un'altura da cui vidi chiaramente che il gruppo di cui faceva parte Vianello aveva i tedeschi a circa 70 metri. Da solo, rischiando di essere colpito dai tedeschi, uscii dalla grotta dove ero rifugiato con i miei compagni e andai ad avvertire il gruppo di Vianello. L'associazione poi si affretta ad aggiungere che non è lecito dubitare della veridicità della testimonianza. Anche il particolare della sostanziale estraneità di Vianello al mondo contadino, che aveva modi e comportamenti di fronte ai quali il giovane Renato era in soggezione, è una prova a favore del fatto che su quelle montagne vi era proprio il futuro showman. E infine aggiungono:
Dal punto di vista storico è necessario però spiegare perché un esponente della RSI fosse in mezzo alla brigata Stella Rossa e si dichiarasse partigiano. Buona domanda, dico io. Era allora un doppio giochista, un infiltrato, una spia? Mi chiedo. L'associazione ha la risposta pronta. Potrebbe essere. Forse però, conclude l'articolo, la spiegazione più semplice è di un repentino quanto astuto trasformismo politico. Ormai il Reich e il regime di Salò sono destinati alla sconfitta. È solo questione di tempo. Non sarebbe l'unico caso, quello di Raimondo Vianello, di opportuni salti sul carro del vincitore, e di simili trasformismi abbonda la storia italiana anche recente. Interessante notare che questa sembra la descrizione esatta dei fatti dell'8 settembre. Ma la cosa che fa sorridere è immaginare che un sottufficiale dei bersaglieri della RSI, ancora in piena guerra, se ne possa andare in giro tranquillamente a cercare una affiliazione alle brigate partigiane. La prima domanda che viene in mente però è: se questo documento fosse davvero autentico, come mai non è stato in grado di evitare a Vianello il duro campo di prigionia alleato di Coltano? E ancora, come mai nel dopoguerra questa sua militanza partigiana, corroborata anche da testimonianze, Vianello non la usò mai per rifarsi una verginità, come fecero tanti fascisti o ex tali, tipo Giorgio Bocca o Dario Fo, tanto per citarne due? No, al contrario. Raimondo Vianello non rinnegò mai il suo servizio nella RSI. In un'intervista sul settimanale Lo Stato, diretto da Marcello Veneziani, lo showman afferma: i giovani che sono andati a Salò erano spinti dall'idea di non abbandonare la battaglia. Anche se destinati a perdere, già la consapevolezza della sconfitta conferisce un forte dolore a quegli ideali. Per cui condannare in toto questo capitolo storico non mi sembra giusto. Morti ce ne sono stati da tutte e due le parti, ma chi è andato su sapeva di finire male. Eccoli, che cosa cantano? E l'attore conclude con il suo inconfondibile umorismo: io non rinnego niente, né Salò né Sanremo.